La Juventus ha giocato una partita invidiabile perché a tratti, e lo so, dico qualcosa forse di estremo che verrà magari travisato, non me ne frega una mazza, perché a tratti io invidiavo vedere l'atteggiamento di una squadra così anche disperato nella ricerca del risultato, perché così come lo dico da ieri, mannaggia quel demonio, lo dico da ieri, che queste partite deve esserci la volontà di consumarsi, di struggersi, no, distruggere, no? Di logorarsi, di dare tutto affinché possa arrivare il risultato. E se non arriva, lo vedete, la vedete la gente, i tifosi, solo applausi, sul 3-2, applausi scroscianti. Ed è giusto che sia così, perché almeno per me c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo di uscire. Sì, parliamo di un'eliminazione Champions, ma arriva avendo mostrato comunque di avere degli argomenti, e quegli argomenti li hai messi. Non c'è cosa più, per me non c'è cosa più brutta di avere un qualcosa e non metterla in campo. Ecco, la Juventus quello che aveva stasera l'ha dato tutto, non una virgola in meno di quello che poteva, no, virgola, punto esclamativo, tutta la punteggiatura, tutta la sintassi c'è stata nella prestazione della Juventus. E quando vede una roba del genere, solo applausi, solo applausi. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo praticamente a mezzanotte. Se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti. In descrizione trovate gli altri profili social. Din don, attivate la campanella. Grazie, signori miei, grazie. E comunque è stato martedì, che è stato un mercoledì che un po' ci fa uscire rinfrancati parlando delle squadre italiane, perché l'Atalanta ha fatto appunto un'impresa e non è riuscita a completarla la Juventus, ma certamente vedo, lo ribadisco, questa eliminazione comunque come qualcosa che non arriva questa sera, arriva più che mai dalla partita di andata, perché poi stasera, no? Al netto dell'episodio in sé dell'espulsione ci arriveremo e lo tratteremo ovviamente, ma c'è modo e modo pure di gestire il risultato e la prestazione con l'uomo in meno. Alla Juventus all'andata è sfuggito questo concetto, e sul 3-2 ha subito, ha preso altri due gol e poteva essere anche qualcun altro, se non vado errato. Adesso tra l'altro io dimentico tutto, ancora e già l'ho dimenticato. E stasera invece quei due gol non solo non li ha presi con l'inferiorità numerica, li ha dati all'avversario, anzi esce con l'amarezza di non averla chiusa questa partita, e forse poteva anche esserci la possibilità sia nei 90 minuti, ma poi certamente ai supplementari, dove Zegrova, ragazzi miei, si è fumato un gol clamoroso per quello che è il suo livello, per quello che è la sua qualità nel mancino. Poteva e doveva fare meglio certamente. Ma non solo, ce ne sono la Juventus ha segnato 3 gol, ma ne poteva fare il triplo. Ma proprio detto tranquillamente, nonostante, ribadisco, ha giocato gran parte della gara con l'inferiorità, con l'inferiorità numerica. E veniamoci, qua si è parlato un po' di episodio dubbio, anzi molto controverso. Lo stesso Calvarese ha detto non ci vedo il motivo per espellere, perché non c'è volontarietà. Di certo non c'era la volontarietà, però non lo so onestamente. Io sono molto più dubbioso di tutti quelli che invece sono netti sull'argomento, devo essere sincero, perché comunque la scarpata gliela dà. Già ammonito e lo vai a ammonire, per me era quella la decisione corretta. Poi lo vai a richiamare per l'espulsione diretta, mi sembra una roba un po' ingigantita. Però devo dire una cosa, la coerenza nell'arbitraggio è quello che deve fare la differenza. Allora dove vado ad aggiungere il mio pensiero? Fa un fallaccio Torreira su Thuram, rigore, e lì non lo cacci il giallo. Ecco, se non lo cacci lì, per me, ecco, quando parlo di coerenza, non lo devi cacciare neanche su Kelly.
per come la vedo io, onestamente. Eh, Nonostante lo meno, ribadisco che Juventus ha continuato a martellare, a giocare, ha avuto occasione su occasione, il palo di Ildiz, i gol realizzati, ma tante situazioni ribadisco, anche la testa, quanto fa la differenza la mentalità, vedere un Galatasaray rispetto all'andata totalmente impaurito e in balia di una Juventus che nonostante l'inferiorità numerica se non l'avessi visto con i miei occhi mai l'avrei detto, no? E perché la bravura della Juventus è stata proprio quella di comunque continuare a fare la partita, a giocare e forse a non sentirla neanche quella stanchezza. Ma facile dire che poi, nonostante l'avessi messa in parità, dovevi continuare ad attaccare. Facile da qua, ma non è assolutamente semplice. Eh, Credo che il rammarico vada anche per il gol subito, il primo, parlo del 3-1, perché onestamente una palla persa in maniera leggera. Gatti forse davvero l'unico errore della partita, perché prova ad andare in anticipo e lì quindi si perde il passaggio e riceve palla Osimhen e lì è tagliato fuori. Come al solito manca qualcosino per raggiungere la perfezione, però secondo me si è andato anche oltre la perfezione stasera, quindi ribadisco, stasera è difficile aggiungere altro e lamentarsi minimamente della prestazione, di qualche aspetto nello specifico. Per quanto mi riguarda, nonostante, ecco, il calcio di oggi si basa unicamente sui risultati e questa è una cosa pazzesca, e proprio perché nell'ultimo mese forse non sono arrivati questi risultati, ma mai come adesso mi sentirei di dire che la Juventus deve ripartire con Spalletti, perché se c'è un allenatore che poi trova le soluzioni, che fa sì che nonostante anche delle assenze importanti, se vogliamo, Cambiaso, volevo dire soprattutto quella difensiva di Bremer, e quindi senza Bremer e Kelly per espulsione, no? Quindi senza due dei giocatori più importanti lì dietro, comunque tu hai tenuto botta, per farti capire comunque come oggi la Juventus, oggi puoi dire davvero poco. Ribadisco, nonostante l'espulsione e tutto il resto, il rammarico, Zegrova, a me non piace sentir dire, come al solito, no, l'hai persa all'andata, dà quasi quella sensazione che non potevi fare di più stasera, però mi sento dire questo, è difficile che stasera la Juventus si potesse chiedere più, davvero all'andata andava gestita leggermente meglio e secondo me è sfuggita, andando a vedere un po' gli episodi di dettagli, è sfuggita un po' lì, ma puoi anche uscire così, io mi sento di dire questo, per me puoi anche uscire qui, perché di certo da una partita del genere esci con certezza in più, esci con una maturità, con una convinzione diversa, e vedremo. Certo è che anche oggi l'ennesima partita giocata in inferiorità numerica, poi c'hai forse la partita della stagione, la prossima contro la Roma, e devi trovare di nuovo delle energie. Non è facile, però oggi, ribadisco, c'è poco da dire. Ancora una volta mi sento di fare i complimenti alla squadra di Spalletti, perché ha giocato un calcio eccellente, di cuore e di qualità. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Scusate, un grande abbraccio da Neschio.